In questo video realizzo il modello 104 del numero di agosto 2025 di Burda Style, un abito corto a linea A con tasche inserite nelle cuciture laterali. Ha un scollo a V che si può facilmente abbinare in inverno con una camicia, mentre in estate, confezionandolo in un tessuto più leggero, è comodo anche come abito smanicato. La mia versione l'ho pensata in chiave autunnale, per questo ho scelto questo tessuto di lana misto fibre in colore grigio medio. Ho copiato il cartamodello dalla rivista in taglia 36 e ho acquistato 1,5 metri di tessuto largo 140 cm. Dopo aver lavato e stirato il tessuto, l'ho piegato in modo da poter allineare i miei pezzi sul lato piegato. Poiché l'abito non ha cerniera, ho tagliato in un unico pezzo sia il davanti che il dietro, quindi non ci sono cuciture verticali né al centro davanti né al centro dietro. Per questo porto verso l'interno entrambi i bordi cimosa e li sovrappongo verso il centro secondo la larghezza del cartamodello. Rispetto al modello originale ho apportato alcune modifiche. Ho tolto 3 cm di ampiezza per lato perché con questo tessuto un po' rigido non mi piaceva così ampio. Se lavorate con un tessuto più leggero, ad esempio per un abito estivo, secondo me l'ampiezza può rimanere. Ho alzato di 3 cm la profondità del giro manica sia sul davanti che sul dietro. Ho alzato di 2 cm anche la pence del seno sul davanti. Ho leggermente approfondito lo scollo a V, ma questo è questione di gusto. Ho inserito sul dietro dello scollo una piccola ripresa di 1 cm perché aderisce bene al collo e ho accorciato un po' la lunghezza dell'orlo, ma anche questo è a piacere. Una volta fatte le modifiche, ho aggiunto 1 cm di margine di cucitura a cartamodello e ho tagliato i pezzi. Dalla parte delle tasche ho tagliato in totale 4 pezzi. Per la rifinitura interna dell'abito realizzerò la fodera con lo stesso tessuto. Su cui ho eseguito le stesse modifiche fatte al cartamodello dell'abito. Ho alzato la profondità del giro manica e la pence, ho approfondito lo scollo e ho messo dietro una piccola ripresa di 1 centimetro. Come primo passaggio di cucito ho imbastito i vertici e i lati delle riprese e i punti delle tasche. Questi punti sono tutti segnati sul cartamodello, quindi non dimenticate di riportare quando tracciate il modello. Poi ho ritagliato il filo dell'imbastitura per poter aprire i pezzi, perché farò una fase preparatoria sul giro manica affinché resti stabile e non si allarghi durante la cucitura. Ho tagliato quindi una striscia di flisellina di 1 cm di larghezza. È importante che non sia elastica. Si può acquistare già pronta, ma da una flisellina venduta al metro potete tagliare facilmente la quantità necessaria. Ho iniziato a stirare la striscia lungo la curva. Con il calore del ferro si può modellare abbastanza bene, quindi non è stato necessario fare intacchi. Con le dita sistemavo la striscia davanti al ferro e così la incollavo. Ho ripetuto questo procedimento sull'altro lato, poi anche sul giro manica davanti e dietro e sullo scollo e anche nei punti dove andranno le tasche.
Dopo l'incollaggio ho iniziato la cucitura della ripresa dello scollo dietro. Io parto sempre dalla punta posizionando l'ago proprio nella vertice e non facendo retro, ma quando arrivo in fondo faccio un nodo a mano, così è meno probabile che la punta della ripresa resti appuntita. Anche se questo tessuto è ben modellabile, per i tessuti più rigidi consiglio il nodo a mano. Fatto questo, ho chiuso allo stesso modo anche le pence del seno. Poi sono passata alla realizzazione delle tasche. Prendo un sacco tasca, in questo caso i 4 pezzi sono identici, quindi è indifferente quale usare. Abbiamo incollato la flisellina sul rovescio del tessuto, il sacco tasca invece lo applico sul dritto. Controllo i punti di riferimento in modo che ci siano 1 centimetro di margine tra il segno e all'inizio e fine del sacco tasca, cioè che sporga oltre. Appunto con gli spilli e poi cucio. Parto dal fianco e cucio fino al punto di riferimento. Sollevo il piedino, ruoto il tessuto lasciando l'ago nel vertice, abbasso di nuovo il piedino e cucio fino all'altro punto di riferimento, dove ripeto la rotazione e fermo alla fine. Faccio gli stessi passaggi sull'altro lato. Io segno sempre a matita la linea a 1 centimetro su cui devo cucire, così il risultato è molto più preciso. Quando ho finito, con una forbice appuntita faccio dei taglietti fino agli angoli per poter rivoltare la tasca e ribatto il margine di cucitura dal punto di riferimento al punto di riferimento a 1 millimetro dalla cucitura in posizione aperta. Poi stiro bene, rivolto gli angoli e porto il sacco tasca verso l'interno dell'abito. Ora prendo l'altro sacco tasca e lo sovrappongo al primo in modo che coincidono perfettamente, quindi cucio l'arco tutto intorno con 1 centimetro di margine. Il passaggio successivo è facoltativo. Se avete una taglia cuci potete rifinire i bordi con quella, ma se volete una rifinitura più professionale, rivestite i margini di cucitura con un sbieco. Io li realizzo con raso di fodera tagliando una striscia di 3 cm a 45 gradi dal tessuto, la passo nel strumento per sbieco e poi la applico ai margini. Il trucco è che quando lo sbieco è stirato a metà, un lato deve essere più largo di 1 millimetro dall'altro. Il lato più largo va sotto, così durante la cucitura la macchina lo prenderà sicuramente. Anche in questo caso ai principianti consiglio di imbastire. Questo va fatto su entrambe le tasche. Quindi i sacchi tasca sono pronti, allo stesso modo si possono rifinire anche i fianchi davanti e dietro.
Ora possiamo passare alla fodera. Nel video non si vede, ma prima di cucire ho rinforzato con flisellina tutto il davanti e il dietro della fodera per dare sostegno al lato interno. Lo consiglio anche a voi. Fatto questo, si possono chiudere le riprese e cucire le spalle. Ho cucito le spalle anche sull'esterno dell'abito, poi ho messo dritto contro dritto il corpo dell'abito e la fodera. Comincio a unire lo scollo che cucirò dal lato esterno, quello su cui ho incollato la striscia di rinforzo con margine di 1 centimetro. Quando arrivo alla punta dello scollo a V, come prima sollevo il piedino e mi aiuto con una rotazione, poi continuo la cucitura tutto intorno. Alla punta del V faccio un intacco per poter rivoltare la parte. Accorcio il margine di cucitura a circa mezzo centimetro e faccio piccoli taglietti lungo la curva. Poi rivolto il pezzo e ribatto a 1 millimetro verso la fodera e il margine di cucitura. Dopo una buona stiratura passo al metodo panino, cioè prendo una spalla dell'abito e la ricopro con l'altra parte. In questo abito è un po' difficile perché il tessuto è spesso e la spallina è larga solo 5 cm, quindi durante il rivoltamento si accumula parecchio tessuto. Allineo le curve, il giro manica esterno con il corrispondente giro manica della fodera, li fisso con gli spilli e cucio con margine di 1 centimetro. Anche qui cucio dal lato rinforzato con la striscia di flisellina. Taglio il margine in eccesso e faccio piccoli intacchi sulle curve per poter rivoltare.
Ora si può rivoltare il pezzo, cioè tirare tutto l'abito attraverso la spallina. Come ho detto, con questo tessuto non è facilissimo, più sottile è il tessuto e più larga la spallina, più facile sarà per voi. Ripeto gli stessi passaggi sull'altro lato. Richiudo il giro manica appena cucito, fisso con gli spilli le curve e cucio facendo attenzione a non prendere dentro la parte interna, con la dita cerco di spostarla davanti al piedino. Dopo aver accorciato il margine e fatto gli intacchi sulla curva, rivoltate anche questo lato. Ora siamo alla fase finale. Bisogna cucire i fianchi dell'abito sempre con margine di 1 centimetro. Faccio l'attenzione a non cucire sopra l'apertura della tasca, quindi fisso con gli spilli e con le dita sposto l'apertura dal percorso del piedino. Durante la cucitura controllo anche che le cuciture dei giro manica coincidono perfettamente e cucio dall'alto verso il basso. Fatto questo, rifinisco l'orlo della fodera con un sbieco. Qui ho pensato che la soluzione più semplice fosse aprire un po' la cucitura laterale della fodera e rivestire così la parte, perché in questo modo non devo cucire uno sbieco chiuso ad anello, ma ho un inizio e un fine che posso poi richiudere una volta arrivata in fondo. E così l'allineamento risulta molto più preciso. Ultimo passaggio, l'orlo dell'abito, che ho rifinito anche esso con sbieco, però qui ho cucito lo sbieco aperto. Ho cucito dritto contro dritto tutto intorno, poi ho ribattuto questo margine sotto lo sbieco e impunturato vicino al bordo, prendendo dentro la parte aperta sotto. Per fare più in fretta, questa volta ho cucito l'orlo a macchina, ma si può fare anche a mano, il risultato sarà ancora più bello. Come ultimo punto ho fissato la fodera nella cucitura laterale perché non si muova durante l'uso. E con questo l'abito è finito. Spero abbiate trovato utile il video. Se sì, potete farmelo sapere cliccando su mi piace. Se realizzate l'abito, taggatemi così potrò vedere i vostri risultati. Grazie per essere stati qui a cucire con me e ci vediamo nel prossimo episodio. Un bacione!